Un salve da Tragix e un benvenuto a tutti voi per il primo episodio di Revelation X. Queste sono riprese della Luna effettuate dalla Terra con un telescopio amatoriale da 8 pollici. Chi se ne intende di astronomia sa che il risultato è assolutamente straordinario. Autore di queste eccezionali riprese è il signor John Leonard Wolfson e questo video è dedicato a lui. Una persona comune, come me e voi, inglese, appassionato di astronomia, sicuramente curioso di natura e molto ingegnoso. John ha infatti modificato la sua attrezzatura per le riprese e il suo telescopio amatoriale, riuscendo ad ottenere queste riprese della Luna fenomenali. John ha inventato un dispositivo, poi ribattezzato VAST, Video Advanced Space Telescope, che in pratica permette di raggiungere il limite della performance delle ottiche del telescopio. In pratica un telescopio da 8 pollici arriva ad avere le prestazioni di un telescopio da 14 o 16 pollici, senza perdita di qualità. Lo sfarfallio accentuato che vedete e la difficoltà di messa a fuoco sono proprio i limiti di questa visione potenziata. Difatti, la diffrazione causata dall'atmosfera terrestre viene amplificata e non permette di avere immagini ferme e nitide. Ma tenete presente che questo è un problema di tutti coloro che guardano il cielo dalla Terra, non solo di John, e gli unici al momento in grado di bypassarlo sono i grandi telescopi NASA, che usano una tecnologia di messa a fuoco tramite puntamento laser per ottenere una visione molto più nitida dello spazio profondo. Credetemi, alla data attuale in cui sto montando questo video, non esiste in rete nessuno che vi possa offrire riprese da telescopio così spettacolari e ravvicinate del suolo lunare, neanche sui siti della NASA o dei centri di ricerca. Nessun osservatorio spaziale condivide sulla rete filmati del genere. Quindi, se volete video, a volte anche in diretta streaming, del suolo lunare al massimo dello zoom possibile, il canale di John Leonard Wolfson è il posto per voi. Forse vi starete chiedendo cosa diavolo state guardando. In realtà siamo giunti al vero e proprio argomento di questo episodio di Revelation X. Nel 2008 John Leonard Wolfson inizia a postare sul suo canale YouTube le riprese della Luna, riprese di satelliti terrestri come il telescopio Hubble e la Stazione Spaziale Internazionale, ma soprattutto inizia a condividere riprese di questi misteriosi e inquietanti oggetti sconosciuti. Ora è probabile che vi stiate domandando quanto sono grandi questi satelliti militari segreti, astronavi, armi spaziali o comunque li vogliate chiamare, e magari anche quanto sono distanti dalla Terra. John Leonard Wolfson non è prodigo di informazioni, ma si può supporre che alcuni di questi spacecraft siano grandi anche centinaia di metri, altri molto più piccoli, e la distanza può essere la stessa a cui ruotano i satelliti terrestri, fino ad arrivare alle orbite della Stazione Spaziale Internazionale e oltre. Teoricamente, se l'oggetto fosse molto grande, potrebbe essere ripreso anche in vicinanza della Luna e oltre, sino ai punti di Lagrange in pieno spazio aperto. Molti di essi sono in orbita attorno alla Terra e John è riuscito a riprendere gli stessi oggetti, o comunque oggetti dall'aspetto identico, anche a distanza di tempo. Il filmato di questa struttura, che purtroppo non è molto chiara, è stato uno dei primi ad essere pubblicato da John. Anni dopo, lo stesso Wolfson ha ipotizzato che potesse essere di costruzione terrestre, una sorta di stazione orbitante segreta per l'attracco dei fantomatici TR-3B, di cui si parla da tempo, e che si suppone essere di forma triangolare, molto grandi e quasi sicuramente a propulsione antigravitazionale.
In questa strepitosa ripresa si vede chiaramente che alcuni di questi oggetti spaziali sono in grado di cambiare aspetto in pochissimi istanti. Torno a ricordarvi che John riesce a ottenere immagini abbastanza chiare di questi oggetti grazie alla sua invenzione, applicata alla focale del suo telescopio amatoriale. In circostanze normali questi oggetti apparirebbero sfocati e dalle sagome assolutamente indistinguibili, ed è per questo che solo lui sinora ha condiviso sul web riprese come queste. Ovviamente non sto dicendo che non ci siano altri capaci di riprendere eventuali satelliti segreti o navi spaziali attorno alla Terra, ma questi sono confinati ai centri di spionaggio militare e ai centri di ricerca sperimentali, che di norma non condividono informazioni riservate. Sono oramai centinaia le testimonianze video pubblicate da John Leonard Wolfson e condivise sul suo canale YouTube, dal 2008 in poi, e solo relativamente a questi oggetti misteriosi presenti attorno alla Terra. Sono davvero tanti, e alla fine di questo episodio di Revelation X ne vedrete la maggior parte in uno slideshow da me montato con i fermoimmagine più rappresentativi. L'ipotesi più facile da formulare è che tutti questi oggetti siano stati realizzati dall'uomo, per cui una delle prime cose che ho fatto è stato ricercare sul web foto relative ai satelliti militari noti e immagini con anticipazioni su eventuali satelliti militari ancora segreti. Tutte le immagini però mostravano più o meno i classici satelliti a cui siamo abituati, forme note e soprattutto dotati di pannelli solari. I presunti satelliti ripresi da John Leonard Wolfson però non sembrano avere alcun pannello solare, quindi hanno sistemi di alimentazione differenti e spesso non hanno forme e geometrie che è facile stipare in razzi vettore, senza contare le dimensioni. Insomma, sono davvero tecnologicamente all'avanguardia. Le loro forme sono a volte troppo bizzarre. Alcuni ricordano astronavi madre, altri caccia o incrociatori stellari dei più famosi film di fantascienza. Molti hanno inequivocabilmente una presenza minacciosa, con lunghi condotti che forse servono a incanalare e quindi focalizzare un qualcosa. Un raggio laser? Un raggio al plasma? Dopotutto, quanto avanti è la tecnologia militare e fin dove possono essere arrivati gli scienziati con la manipolazione delle varie forme di energia che ci circondano? Altra ipotesi plausibile, ma non meno inquietante, è che alcuni di questi oggetti siano satelliti o dispositivi difensivi a protezione della Terra, in un ipotetico sforzo mondiale per prevenire o impedire un evento potenzialmente devastante per la razza umana. La caduta di un asteroide, o di una cometa, o di un qualsiasi altro corpo celeste. Se fossero stati costruiti per questo scopo e in modo preventivo, non ci sarebbe bisogno di segretezza e l'esistenza di programmi spaziali di protezione della Terra da futuri catastrofi dovrebbero essere di pubblico dominio. Ma se un grande asteroide fosse in rotta di collisione con la Terra, siamo sicuri che la NASA, l'America, la Russia e tutte le altre agenzie spaziali del mondo ci avviserebbero per tempo? O attenderebbero a rivelare l'evento cercando di risolvere il problema all'insaputa del resto della popolazione del pianeta? Entrando in tema più ufologico,
si può supporre che una parte di questi veicoli spaziali siano stati costruiti dall'uomo, ma utilizzando tecnologia non terrestre. D'altronde alcuni di questi oggetti sono davvero grandi e complessi. Necessiterebbero di essere portati nello spazio con vettori sofisticati e potenti e poi assemblati in loco. Non riesco a concepire il denaro e le risorse necessarie per portare nello spazio tutti questi meccanismi dalla Terra, con la tecnologia di pubblico dominio e tenendo tutto nella massima riservatezza. Continuando con le supposizioni, si arriva a quelle meno condivisibili, ma non meno plausibili, ovvero che per alcuni di questi oggetti la natura sia completamente aliena. Navi spaziali provenienti da altri mondi o avamposti di civiltà extraterrestri presenti nel nostro sistema solare da migliaia o chissà, magari milioni di anni. Sono qui per studiarci o tenerci sotto controllo? Usano la Terra per i loro esperimenti di genetica o semplicemente sono qui per utilizzare le materie prime del nostro pianeta? E poi, come non si può pensare a qualcosa di minaccioso osservando alcuni di questi dispositivi? Se si dovesse scoprire che altro non sono che armi di distruzione di massa, non ne rimarrei stupito. Spero di no, ovviamente, anche perché sulla matrice terrestre di molti di questi oggetti non ci scommetterei. Chissà, magari facciamo parte di qualche impero stellare e non ne siamo consapevoli. Siamo stati conquistati millenni fa da qualche razza extraterrestre e la nostra esistenza da allora è nelle loro mani. Purtroppo, questo le riprese di John Leonard Wolfson ancora non ce lo possono rivelare. Comunque, John Leonard Wolfson ha cercato e cerca ancora di ottenere una risposta, almeno in merito alla paternità di questi oggetti. Così ha inviato le sue riprese agli istituti scientifici più famosi e prestigiosi, alla NASA, e ha persino fatto dono alla regina del Regno Unito un DVD con le sue riprese. Alcune delle email ricevute in risposta da John, da scienziati del MIT, del Jet Propulsion Laboratory e della NASA, sono state pubblicate e condivise ampiamente sul suo canale YouTube, anche perché non hanno fatto altro che porre ulteriori interrogativi. Ritroviamo timide ammissioni sulla paternità di alcuni dei satelliti filmati, ma soprattutto si fa menzione ad un non meglio precisato progetto di guerre stellari. A rendere più seria e misteriosa allo stesso tempo l'intera vicenda di John Leonard Wolfson è quanto gli sta accadendo dal 2011 in poi. Elicotteri militari senza insegne iniziano a sorvolare a bassissima quota la casa di John, spaventando vicini e animali. E queste incursioni intimidatorie si sono ripetute molte volte da quel giorno, con fasci di luce concentrati, l'utilizzo di strani congegni in grado di stordire e altri in grado di creare interferenze. John Leonard Wolfson ha riportato tutto sul suo canale e denunciato quanto gli sta accadendo anche con lettere e proteste al Ministero della Difesa inglese. Poco prima di realizzare questo video ha subito una ulteriore azione di stalking militare, con conseguente accecamento temporaneo e ricorso alle cure ospedaliere. Tutto questo sta accadendo veramente in Europa ed è probabile che tutto accada a causa di quanto questo astronomo appassionato sta scoprendo scrutando i cieli attorno alla Terra. Anche per questo ho voluto diffondere questa storia, enigmatica ma assolutamente concreta e reale. Non è solo una storia di UFO. Un modo per sostenere materialmente John Leonard Wolfson però esiste, aiutandolo a realizzare il suo sogno di acquistare un furgone da allestire ad osservatorio mobile. In questo modo potrebbe fare le riprese da luoghi più isolati e con meno inquinamento luminoso e quindi offrirci spettacolari visioni più nitide della Luna e di queste misteriose navi spaziali che sostano attorno alla Terra.
Io l'ho già fatto, e se anche qualcuno di voi pensa che aiutare John Lennard Walson ad acquistare il furgone sia importante, può trovare le indicazioni su come effettuare la donazione direttamente sul suo canale YouTube e dal suo profilo di Google+. Siamo arrivati alla fine di questo primo reportage di Revelation X e spero davvero che i contenuti siano stati di vostro gradimento. In questo caso vi invito ad iscrivervi al canale. Ma come preannunciato all'inizio, vi lascio con una speciale gallery da me realizzata con i migliori fermoimmagine che sono riuscito a ricavare dalle riprese di John Lennard Walson e dei suoi misteriosi spacecraft. Guardatela attentamente perché vi sono oggetti di tutti i tipi. Alla prossima!